excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, lunedì 16 giugno del 2025. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Per obbligo di riscatto, come al solito, che insieme all'editoriale apre lunedì, ci terrà compagnia tutti i giorni, come avete visto, insomma, praticamente non si spegne mai. Obbligo di riscatto tira dritto in fondo, fino alla fine del mercato, un mercato che, Bea, insomma, per quanto riguarda il Milan ancora deve quantomeno carburare in entrata. Ovviamente in uscita abbiamo già visto delle operazioni, ma in entrata ancora deve carburare. Nel mentre carburate il vostro dito direttamente sul tasto del like, se volete insomma darci una mano e apprezzare il video mettete like al video come detto, iscrivetevi al canale perché lo vediamo che una parte di voi è guardante ma non iscritta. Soprattutto perché se passate sopra il video, a un certo punto sulla destra vi apparirà un tastino iscriviti che è gratuito, quindi se non l'avete ancora fatto, magari sovrapensiero non l'avete fatto, fatelo, se vi va. Esatto, ma anche se state in questo momento vedendo per la prima volta il video, siccome è gratis e i video sono 3, 4, 5, quelli che sono al giorno, insomma, poi avete l'occasione di ribeccarci, ma insomma non vi costa nulla. Bea, costa invece Granit Xhaka. Sì, costa, anche se quando è stato accostato al Milan magari pensavamo, non so, tra l'età e tutto, che fosse un'operazione, non dico più semplice, però più snella, e invece, come hai detto tu, giustamente è un costo, perché ha un contratto e quindi non lo regalano al Milan. Prima di entrare nello specifico, una premessa. Se Massimiliano Allegri, se i Glitare desiderano prendere il 33enne Granit Xhaka, ne hanno la condizione, la volontà e la possibilità di poterlo fare. Che gli si dia gli strumenti perché se no altrimenti i dirigenti, gli allenatori, che li si prende a fare se poi non gli si lascia un minimo di margine operativo? Quindi se Tare e Allegri hanno riconosciuto in Xhaka che pur avendo 33 anni, ma Può comunque dare una mano? può dare una mano consistente, e adesso vi faccio anche vedere che comunque Xhaka nelle ultime stagioni è stato a livello di rendimento uno che non ha 33 anni, ma ne ha molti meno, Sì. per numero di partite, minuti giocati, eccetera. Bisogna dargli la possibilità. Non iniziamo a questionare, perché alcune questioncine stanno nascendo, sul fatto che ha 33 anni. Ma lo sai che è un grande classico della proprietà del Milan, storcere il naso sui giocatori over 30. Cioè, lo sappiamo che dal passato. Vero, lo sappiamo, ma sappiamo anche che con questo ragionamento siamo arrivati a fare quello che abbiamo fatto, siamo arrivati a non considerare chi abbiamo preso per prendere queste decisioni, ma se prendi un direttore sportivo e allenatore e decidono di prendere Xhaka a 33 anni, lo prendono. Sbagliano, a fine stagione gli presenti il conto, ma non che durante, per ogni minima cosa, e questa non è una cosa abnorme che travolge il Milan e lo fa fallire, è una cosa normale di campo, se lo vogliono fare, lo possono fare. Sì, anche perché, ripeto, le decisioni tecniche in questo momento, spero, mi auguro, siano nelle mani di Iglitare e di Massimiliano Allegri. Mi auguro che gli altri componenti del gruppo di lavoro non mettano più tanto becco sulle scelte tecniche, perché se Moncada è tornato al suo ruolo di scout, deve unicamente proporre, e poi chi decide è il direttore sportivo chiedendo all'allenatore, e Giorgio Furlani neanche a dirlo. Quindi mi auguro che le scelte tecniche siano, cioè per tecniche non si intende solamente un giocatore dal punto di vista proprio puramente tecnico. Una scelta tecnica è anche scegliere che per il centrocampo ti servono dei leader, ti servono dei giocatori esperti, ti serve una tipologia di centrocampista rispetto a chi è un altro. E se hanno inquadrato in un giocatore esperto come Xhaka, che sì, ha un'età superiore al solito di quello che fa il Milan,
utile evidentemente perché serve, e credo che in questa squadra di leader questi ultimi 2 anni ci hanno dimostrato ce ne siano ben pochi, ahimè. Assolutamente sì. Guarda, per scrupolo, mentre stavi parlando, appunto, sono andato a riprendermi la tabella dei minutaggi di Granit Xhaka. A proposito di questo, non è che stamattina ci siamo svegliati col piede storto sulla questione. Se ci sono stati dei retropensieri, ad esempio su Xhaka, è perché insomma non sono stati da parte di chi insomma lo ritiene abile, arruolabile subito. Ma tanto per dirne una, questa è la sua l'ultima stagione in Bundes, ha giocato Sempre. 2.890 minuti, in totale ha giocato più di 4.000 minuti. Questo, non so se lo vedete nell'ultima colonnina, sono i minuti giocati in Bundesliga. Se vedete, sono tutte partite da 90 minuti o quasi. Quindi cioè da questa tabella onestamente non ti Senza un direi. infortunio, senza aver saltato niente, perché la vedete, ha fatto percorso netto fino all'ultima giornata. No, dicevo che da questa tabella non ti direi mai che è un giocatore di anni 33, sembra un No, giocatore di 27 anni, 28 nel pieno della sua forma, che le gioca tutte senza troppi problemi. no, ma infatti è quello il discorso. Quindi, siccome questa settimana iniziamo a intavolare discorsi anche col Bayer Leverkusen, oltre che con il ragazzo, che ha dato la possibilità di poter partire, non andrà a contrasto, anche perché ha già detto più di una volta che se c'è la possibilità di restare lui resta, non è un giocatore che si metterà qui a fare questioni, anche per il rispetto che deve portare a una squadra che peraltro Certo. è capitano e l'anno scorso ha vinto un campionato. Quindi insomma è un giocatore importantissimo, quindi non andrà a fare questioni strane, anche perché conoscendo un po' il pregresso di Xhaka non è mai stato un piantagrane, tra virgolette, è sempre stata una persona molto quadrata. Mi verrebbe da dire che corrisponde un po' al suo nome, però per non fare facili battute, si andrà a contattare il Leverkusen, ecco, che lo si possa fare senza retropensieri da dover, insomma, star qui a questionare è giusto, non è giusto, mezzo milione in più, mezzo milione in meno. Tutto questo. Perché questa è la settimana di Granit Xhaka. Come detto, già da domani, più o meno domani, dovrebbe iniziare a smuoversi la questione, perché beh, il mercato è entrato ancora, è praticamente fermo, Sì, se e non. anche perché dall'altro lido, ovvero Bruges, non è così immediata la cosa. Credo che la trattativa, a meno che, non so, non trovino un accordo, si vengono incontro a metà strada. Io sono prevenuta sul Bruges perché ci ricordiamo mesi, settimane di tira e molla, di prezzi rialzati, prima sì, poi no, no, però magari alziamo un pochino. Quindi magari innanzitutto partiamo col metterci in casa un altro centrocampista, come hai fatto vedere tu, ha dei numeri importanti, eccetera. Poi si pensa magari anche all'obiettivo un po' più complesso. Ammesso che, cioè, Xhaka non è che è facile, bisogna portarselo a casa. Sì, bisogna portarlo a casa ed è un giocatore che ha il contratto in scadenza, ve lo mostro anche, fino al 2028. Quindi un bel contratto lungo ancora. In teoria questo era il suo ultimo contratto, in buona sostanza, perché fate bene i conti, siamo nel 2025, 3 anni, 33 e 3 fa 36. Sarebbe arrivato a chiudere a 36 anni al Bayer Leverkusen, quindi insomma, l'ultimo grande contratto della carriera è questo qui. Quindi capite bene che aveva firmato per restare. Poi è ovvio che insomma bussa al Milan senza Champions, dobbiamo fare sempre la tara che quest'anno comunque noi ci presentiamo con un biglietto da Sì. visita un po' diverso. Sì, va considerata questa cosa soprattutto per i giocatori. Mi viene in mente ad esempio come Rabiot, no? Che comunque non è più giovanissimo, si avvia verso, non dico l'ultimo, ma gli ultimi anni della sua carriera, quindi magari senza Champions League hai un po' meno appeal. È vero, ragazzi, che è il Milan, e voi mi direte, vabbè, se non vuole venire al Milan, ciao. Però
la Champions League è una cosa che i giocatori vogliono giocare. Poi non è che parti sempre per vincerla, però per i giocatori comunque è una vetrina, è un tassello importante della loro stagione, quindi va considerato che il Milan quest'anno non la può offrire. No, non la può Purtroppo. offrire. Magari giocatori come Rabiot, giocatori come Xhaka possono anche, tra virgolette, sorvolare un po' di più, non del Sì. tutto, ma un po' di più, ma perché sono già giocatori conosciuti dal loro CT, importantissimi per le loro nazionali, giocatori un po' magari che invece si devono conquistare il prossimo mondiale un po' di più, è ovvio che fanno un pochino più di affidamento alla Champions League, ma siccome dobbiamo fare per forza di cose qualcosa a centrocampo, altrimenti andiamo a giocare io e te, Bea, o semplicemente i rientranti dai prestiti, perché al momento questo è per completare il reparto, visto che invece questa settimana si riproverà a riallacciare un pochino la questione Yunus Musa, che si è sfilacciata verso la fine della scorsa settimana, quindi il rischio è che al momento si parli solo di pochi centrocampisti. E se Allegri e Tare hanno individuato in Xhaka il giocatore giusto, è giusto che lo prendano, perché sono loro, tra virgolette, al comando di quella parte di Milan. Poi, se si rivelerà un giocatore completamente sbagliato, che invece era arrivato a fine corsa, metti, che ha dato gli ultimi lo scorso anno e invece quest'anno flopperà, per me ne risponderanno loro. Come? Ne Anche risponderanno loro. perché quelli degli ultimi 2 anni non ne hanno mai risposto agli innumerevoli errori. Quindi, 1, 2, non mi sembra che andando a prendere tutti i ventenni negli ultimi 2 anni le cose siano andate meravigliosamente, no? Mi viene in No. mente lo stesso Musa, in linea perfettamente con l'età anagrafica della proprietà del Milan, però le cose non sono andate bene, quindi il percorso giusto di un calciatore passa da tante cose, non è solamente l'età che ne fa un calciatore. Se Tare e Allegri hanno ritenuto Xhaka utile alla causa nella prossima stagione, è giusto dargli la libertà di farlo, anche perché cioè, non stiamo parlando di un giocatore che costa 30 milioni di euro, No, quindi costa tra i 10 e i 15 milioni. direi che è fattibile, visto anche la cessione di Reinders e visto anche l'eventuale cessione di Musa. Ti faccio un appunto, però lo sai come si ragiona. 10-15 milioni per un anno, 33, vengono valutati soldi, è brutto da dire, Desimale. buttati. Nel senso che non torneranno mai più. No, ma infatti, finisco il discorso e ti lascio parlare. È un discorso legato al puro investimento economico, purtroppo, perché 33 anni, 10-15 non li prendi più, ovviamente. Lì è praticamente una sorta di li uso per avere in cambio prestazioni sportive che in teoria mi aiutano invece a mettermi in tasca i soldi della Champions League, eccetera. Siccome questo ragionamento metto in tasca i soldi della Champions presume che tu possa fare dei risultati che sono più volatili rispetto a Yunus Musa che ha 20 anni, a 22 lo rivendo ancora, è più semplice ammortizzare un costo tra un 20 e un 22enne. Lo so, è un discorso che fa Yunus ridere e Musa ti ha anche... portato però sul campo? Hai ragione, ma infatti non è che prendo le misure, prendo diciamo così, le parti di questo ragionamento. No, Sto no, lo dicendo spieghi. semplicemente come si è ragionato. Si è ragionato con Yunus Musa ha portato sul campo qualcosa che mi ha permesso di prendere risultati? No. Pace, tra virgolette. Nel senso, comunque ci guadagno. Sì, ci guadagni dal punto di vista economico, non dal punto di vista sportivo, che dovrebbe essere sempre il focus della C Milan o di una squadra che comunque si iscrive a un campionato. Lo so, ma infatti il loro discorso è prendo questi perché sicuramente se sono bravo mi aiutano anche dal punto di vista sportivo, il problema è che hanno sbagliato. Beh, ma Hanno sbagliato e quindi la parte sportiva è andata a ramengo, i soldi della parte sportiva sono andati a ramengo, ti restano i soldi delle rivendite nel caso dei giocatori, così come stiamo vedendo ad esempio con Yunus Musa e il Napoli.
Sarebbe ma sport, ma va è bene. lo stesso discorso che è successo all'epoca con Ibra e Giroud, cioè Maldini e Massara per portare Ibra e Giroud hanno fatto una fatica immane per convincere la proprietà, perché poi tra l'altro la loro età era anche più avanzata rispetto a Granit Xhaka, però la fatica che fecero ce la ricordiamo. E invece poi sono stati 2 calciatori fondamentali sul campo. Poi non li hai rivenduti, non ci hai guadagnato più di tanto, però sul campo ci hai guadagnato e come. Beh, noi siamo arrivati in chiusura, non abbiamo parlato di tanto altro perché semplicemente in questo momento tanto altro non c'è, quindi è inutile montare la panna quando non c'è niente. Quindi questa è una settimana dedicata più o meno a Granit Xhaka e a riallacciare la questione per Musa con il Napoli, quindi di questo è giusto parlare. Poi se domani Tare si sveglia e inizia a fare qualcos'altro, racconteremo. Ma in questo momento questa è. Bea, grazie. Grazie a voi, a dopo. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport.